Vorresti sfogliare il nuovo Burda Style di giugno 2022 e scoprire come mixare i cartamodelli, scegliere i giusti tessuti, trasformare i modelli proposti in nuove scelte, in nuove opzioni? Se hai voglia di sfogliare con me il nuovo Burda Style di giugno 2022 e scoprire i miei consigli personali per cucire il tuo guardaroba fai da te, cucitura dopo cucitura, sei nel video tutorial giusto! Bentornate cuci amiche e bentornati cuci amici dalla vostra Sara Poiese, socialist ed esperta di cucito. E benvenuta a te se è la prima volta che vedi un mio video sul mio canale YouTube. In tal caso ti consiglio di iscriverti, potresti anche attivare le notifiche per ricevere tutte le comunicazioni dei miei nuovi video e dunque arricchire il tuo sapere e la tua passione di cucito, ma potresti anche sbirciare la mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram, si chiamano entrambi Sara Poiese. Li trovi tra l'altro linkati nell'info box qui sotto e potresti magari scoprire delle informazioni molto utili legate alla tua passione per il cucito. Ma non è finita qui perché c'è anche il mio blog sarapoiese.com, il contenitore gratuito di tutorial sartoriali, tutorial di cucito creativo, strumenti per il cucito, sfogli di riviste, interviste a negozi, shop e corsi online. E proprio parlando di corsi online, c'è anche la mia seconda piattaforma, sarapoieseacademy.com, dove puoi trovare tanti corsi in diretta dalla mia craft room dedicati a tanti segmenti della tua passione, fai da te. E sono corsi che puoi vedere 7 giorni su 7, 24 ore su 24, comodamente a casa tua, in totale sicurezza. Infatti il loro acquisto ti consente la loro visualizzazione per sempre. Ma entriamo nel vivo di questo sfoglio della nuova rivista e partiamo dalla cover, perché già la cover parla di un mix and match fenomenale. Un abito bianco total white che puoi realizzare in cotone, in rasatello di cotone, in raso di viscosa, ma è un modello che puoi mixare, perché a tutti gli effetti, se noi andiamo a prendere il modello proposto, l'abito 114 può essere spezzato al punto vita e può essere tagliata la gonna anche nel fianchetto al punto vita e puoi utilizzare solo la gonna applicandovici un piccolo cinturino molto basso e creare dunque una gonna spezzata. Per quanto riguarda il corpetto, puoi mantenere lo stesso stampo della gonna per circa 15 cm al di sotto del taglio qui davanti del punto vita, pertanto allunghi il davanti, il fianchetto e ovviamente anche il dietro di circa 15 cm e hai ottenuto così un top senza la gonna che puoi indossare magari con dei jeans skinny, dei jeans asciutti e creare così un outfit spezzato. Molto bello perché abbiamo anche questa manichetta che è particolarmente cadente e cascante e al tempo stesso ti permette di essere coperta e di non avere il classico smanicato. Tessuti leggeri ma neanche troppo, nel senso che per realizzare un bel abitino qui il raso di cotone è davvero la scelta migliore, anche perché ti permette di non dover foderare tecnicamente l'abito. Per quanto riguarda questo secondo mix, i pantaloni 112 e la jumpsuit 107 nascono dallo stesso modello di base. Infatti i pantaloni 112 sono la versione singola del completo pantalone più corpetto e anche qui vige la stessa regola. Tessuti leggeri ma non troppo, coprenti, un attimino sostenuti, che così non devi foderarli, magari a fibra naturale perché è estate così sono anche più traspiranti e puoi prendere il pantalone, andare a realizzare le tasche ispirandoti anche ai corsi che trovi in Sara Poiese Academy, perché ti basterà andare sulla pagina dei corsi, scegliere la parola tasche e ti compariranno ben 2 corsi dove ti ho insegnato ad utilizzare tutte le tecniche per cucire delle tasche perfette. Per quanto riguarda invece la versione jumpsuit e se vuoi realizzare delle scollature perfette devi andare a flisellinare tutto lo scollo a V con la opportuna e dovuta fliselina e in tal caso te lo spiego accuratamente sempre nei corsi di Sara Poise Academy scrivendo scollature perfette. Questo corso presenta tantissime scollature diverse per andare a creare e personalizzare ogni scollatura del tuo guardaroba fai da te. Tra l'altro, ultimo consiglio, spezza questo corpetto in una sorta di top, pertanto scendi di circa 10 cm
rispetto al cartamodello proprio del pantalone, lo cloni e crei un top che arriva circa fino a 10-15 centimetri dallo stampo appunto del pantalone e ottieni così un top da utilizzare spezzato nella coppiata magari con un jeans o con un leggings. Gonna 104, molto bella, molto facile da fare con una leggera arricciatura nella parte fondamentalmente davanti della gonna in prossimità del cinturino, ma non farla bianca e non farla con le righe orizzontali perché ti allargano, a meno che tu non sia insomma un figurino piuttosto filiforme. Infatti, se noti, questa modella sembra molto più destrutturata rispetto paradossalmente a questa modella che ha un capo più strutturato. Attenta alla scelta del tessuto, leggero, coprente perché altrimenti lo devi foderare, possibilmente scuro, anche a stoffa stampata o a riga, purché eventualmente la riga in verticale, non in orizzontale. Ci sono due comode tasche invisibili sul fianco e torniamo all'argomento tasche perché in Sara Poiese Academy nel corso tasche 1 e tasche 2 trovi gli approfondimenti. Ti lascio tra l'altro questi link qui sotto nell'info box, per cui nella descrizione del video troverai il link diretto a tasche 1, tasche 2 e anche a scollature perfette. Interessante il modello 120, la shirt. Attenzione, la puoi realizzare in jersey, la puoi realizzare in tessuti elasticizzati, la puoi realizzare in maglina, anche in felpina leggera, ma proposta, dimmi cosa ne pensi. La puoi realizzare bicolore. Puoi infatti scegliere un colore per la parte davanti inferiore e un altro colore per la parte davanti superiore, in modo tale da creare un bel contrasto. Bianca nella parte inferiore e blu nella parte superiore e lo stesso lavoro si ripeterà anche per il corpetto dietro, bianco nella parte inferiore e blu nella parte superiore o perché no li inverti. Che ne pensi di realizzare la blusa 120 in due colori diversi? Fammelo sapere nei commenti perché sono davvero curiosa di conoscere la tua opinione. La camicia 113 molto destrutturata, molto morbida, con questa lavorazione fondamentalmente di piega, di sfondo piega si dice in gergo tecnico, che ti permette di dare volume al corpetto, è una camicia che ti consiglio di realizzare in doppio tessuto, cioè scegli un tessuto più coprente per il corpetto e un tessuto più trasparente per le maniche. Oppure scegli uno chiffon, ma acquista un po' di metraggio in più perché taglierai due volte la camicia davanti e dietro, quindi il corpetto, li cucirai proprio assieme come se fossero un tessuto unico in modo tale da dare coprenza al corpetto, mentre taglierai una sola volta la manica per dare maggior trasparenza. Anche questo è un trucco per evitare di usare le fodere. Doppi il tessuto. Il gilet 101B personalmente non mi fa impazzire, ma perché non amo queste linee, non rientrano nei miei gusti, ecco, non gli voglio dare un'aggettivazione negativa, semplicemente non rientrano nel mio stile, nel mio gusto, però la puoi andare a realizzare in tessuti fermi, come anche il frescolana o il principe di Galles, perché è uno stampo che in realtà le signore possono indossare anche in inverno, magari sotto ad, o meglio sopra ad un abito. Per quanto riguarda invece la giacca 122B, non sottovalutare il fatto che questo modello sia fatto in tessuto tecnico. Prendi lo stampo e cambia il tessuto, cioè se ti piace realizzarlo in tessuto tecnico sei a posto. Se invece vuoi fare un cambio, puoi realizzare questa giacca in organza. L'organza rende il tessuto, o meglio, rende il progetto geometrico, un po' rigido, ma al tempo stesso trasparente ed elegante. Oppure, perché no, lo realizzi in un lino molto leggero e questa giacca diventa decisamente sportiva, perfetta magari per un safari. C'è la scuola di cucito che ti insegna a realizzare i pantaloni e il servizio poi prosegue con la jumpsuit. Jumpsuit 108 che è la stessa jumpsuit bianca che avevamo visto prima, pertanto scollo a V, il taglio in vita, le tasche applicate, rasatello di cotone, un piqué di cotone, ma anche un jeans leggero leggero di quelli che si usano in estate, quindi quei jeans a grammatura leggera possono essere una scelta vincente. Ti consiglio invece l'abito 110 da realizzarsi in cotone o anche in viscosa, per cui optiamo anche tutti i tessuti comunque sintetici di buona qualità, ma attenzione alla proposta. Prendi la gonna e la spezzi, per cui prendi solo il cartamodello della gonna, ci applichi un cinturino con elastico, perché la gonna è un pochino morbida, dunque cinturino con elastico dentro in vita e hai una gonna spezzata con un taglio solo nel centro dietro. Per quanto riguarda il corpetto, invece,
Poiché ha un bello scollo a barchetta piuttosto ampio e la vestibilità è abbastanza fluente, ti consiglio di mantenere le pence orizzontali, pertanto le due pensine orizzontali seno, e di tracciare il cartamodello avente le due pence verticali davanti e due pence verticali dietro, ma non le cuci. Lasci dunque il top scendere diritto, pertanto o realizzi l'abito 110 uguale, così com'è intero, oppure realizzi il corpetto del modello 110 abolendo le pence e la gonna con un cinturino con elastico. Cosa ne pensi del mix and match dell'abito 110? Ti piace in questa triplice versione? Solo top, solo gonna con elastico oppure solo abito? Fammi sapere sempre nei commenti. Andiamo alla blusa 106, mi piace davvero tanto e ti propongo una variante creativa. Mussola di cotone, tessuti molto leggeri, viscosa, ma anche tutti quei lini super leggeri con una variante. Lo puoi fare smanicato, lo puoi allungare e trasformare in un prendisole. Questo modello è perfetto. Tutto in bianco, anche in macramè di cotone o in piché di cotone, è una scelta secondo me fenomenale per la blusa 106. L'abito 115 ti ricorda niente? È lo stesso abito della copertina, con la differenza che in copertina abbiamo un rasatello di cotone piuttosto rigido e qui invece optiamo per un tessuto veramente molto più estivo. Ma soprattutto c'è un'altra variante, l'orlo della gonna è molto più corto e lo scollo è a V. Fammi sapere, abito 115, lo facciamo con lo scollo a barchetta o con lo scollo a V? Sono veramente indecisa perché è un outfit che vorrei cucirmi per le mie vacanze, perché è molto bello anche in piché di cotone blu, o perché no, anche in una versione un pochino più stilosa ed impegnativa in tessuto Chanel, per essere a modo e soprattutto elegantina anche nel periodo estivo. La blusa 119 e il top 121 sono due modelli estivi anche facili da realizzare. Il top 121 lo puoi realizzare in jersey di cotone, lo puoi realizzare in tutti quei materiali che sono anche molto leggeri. Qui parte un argomento tagliacuci, macchina per cucire, punto copertura, insomma realizza questo progetto con la tagliacuci se hai la tagliacuci a casa, con la punto copertura se puoi lavorare i due aghi oppure con la macchina per cucire con l'ago stretch. Non ti preoccupare, l'importante è che tu possa cucire perché cucire ti fa bene, ti fa stare bene, dunque inizia a cucire con quello che hai. Poi arriveranno magari anche le macchine e le strumentazioni. Per quanto riguarda la blusa 119 invece i tessuti leggeri, io questa la adoro personalmente, abolendo quella manica a modalità sciuretta. Chiedo venia, scusatemi. Possiamo tagliare questa parte del video, raga, perché forse non era carina. No, vabbè, eventualmente tagliate in post produzione. Questa blusa, io ci giuro che poi non la tagliano, ci giuro, ci giuro, ci giuro. Allora, questa blusa la realizzerei smanicata. Smanicata perché? Perché è già un modello bello morbido. Se tu alzi solo l'incavo ascellare, avresti veramente risolto e ti ho anche spiegato come alzare l'incavo ascellare in un mio video tutorial che ho pubblicato sul blog che era legato a come realizzare la blusa smanicata burda con paramontura. In questo modello qui ti ho insegnato, in questo tutorial di cui trovi il link, eccolo qui sopra, ti avevo proprio insegnato come realizzare questo passaggio fondamentalmente dell'alzata dell'incavo ascellare. Pantaloni 111 morbidi, non mi fanno impazzire, ma sono fatti molto bene dietro, perché questa pence sagoma veramente in maniera encomiabile. Li puoi lavorare in tutti i tessuti leggeri e personalmente tieni l'orlino un po' corto per slanciare un po' la gamba, altrimenti opta per un pantalone in chiffon doppiato per un effetto allora elegante e veramente molto chic. Per quanto riguarda invece la giacca 122, ti ricorda niente? È la stessa giacca in tessuto tecnico che abbiamo visto poc'anzi, quindi cambia la tipologia di tessuto per cambiare l'effetto scenico che vuoi ottenere. Molto bella da realizzarsi appunto anche in tessuti tecnici leggeri e perché no molto colorati perché permettono insomma di dare un po' di gioia fondamentalmente al tuo guardaroba. Scorriamo avanti in tutta la sezione dedicata fondamentalmente ai disegni tecnici e alla panoramica dei modelli perché proseguiamo con il servizio dedicato al must have mini abito.
Questo abitino qui con tutte queste varianti di colore combinate assieme è veramente molto bella. Mi piace il mini abito 123 da realizzarsi in tessuti leggeri e categoricamente da fliselinare tutta la fascia nera dell'incavo manica e del girocollo. Categoricamente vanno fliselinate. Io avevo pubblicato un video tutorial sul mio blog similare insomma su questo argomento perché avevo pubblicato un tutorial dedicato a come lavorare uno scollo all'americana, me lo ricordo, e adesso te lo prendo un attimino dal blog perché così magari lo prendi a spunto, eccolo qui che l'ho visto, come cucire un abito con scollo all'americana. Scrivi qui in alto c'è la lente di ingrandimento, puoi cliccare sulla lente di ingrandimento, ho scritto la parola americana e ti compare questo video tutorial dove ti ho insegnato fondamentalmente a fliselinare il girocollo. Bene, è più o meno circa un girocollo come questo, per cui trai da quel mio video tutorial ispirazione per completare questo progetto dell'abito 123. La giacca 117 secondo me è un masterpiece perché è comunque un capo che va sempre bene nel nostro guardaroba fai da te, da realizzarsi anche in shantung o perché no in tessuto Chanel. È veramente molto bella in Chanel se poi la lavori con magari la abbini con un jeans piuttosto asciutto. Mentre la giacca camicia 116 è molto bella perché è corta, assomiglia ad una camicia, però in realtà è un giacchino e se lo lavori in lino grezzo oppure in seta lavata o in lino un po' pesantino è veramente deliziosa. Mi permetto di consigliartela anche in organza, calcolando che c'è la stagione estiva dedicata anche alle cerimonie, perché conferisce eleganza a questo pattern. Un po' di attenzione alla cucitura delle asole dei bottoni, nonché alla cucitura del collo da camicia, però ce la puoi fare se hai un livello di pratica sul cucito, insomma diciamo almeno intermedio. Mentre la blusa 102 ha un pattern che mi piace particolarmente nel corpetto, perché è molto bella questa lavorazione con la pence verticale del corpino, la bottinatura. Sai che cosa ti propongo? Leva con le maniche con lo sbuffo, fallo senza maniche. È un corpetto delizioso, oppure prendi una manica liscia che hai dentro questo numero di burda e la attacchi su questo pattern per ottenere una vestibilità un attimo più liscia, più pulita. Adorabile e molto simile in realtà al tutorial che io ho già pubblicato, l'abito 118. Infatti l'abito 118 da realizzarsi in cotone, lino, mussola ha questo bello scollo all'americana con la lavorazione del colletto e dell'incavo manica veramente molto simile a questa lavorazione, anzi oserei dire identico, perché abbiamo questa lavorazione di scolla all'americana davanti, lo scollo a goccia dietro, tutta la ricciatura nel davanti, io l'ho impreziosito con una rouge, una ricciatura nel corpetto, nel girocollo, mentre qui la variante è liscia. Non preoccuparti se è dedicato alle taglie lunghe, perché tanto ha l'elastico in vita, basta solo che tu ci faccia la gonna un attimino più corta. Proseguiamo poi con il modello numero 109 del quale oggettivamente boccio tutta la gonna perché io non sto bene con le gonne rettangolari così, quindi con queste strutture eccessivamente geometriche, però se a te piace, le hai già provate e ci stai bene, perfetto. Da realizzarsi in seta, in viscosa, in raso, in tutti i tessuti che sono lucidi, estremamente fluenti, estremamente cascanti. In realtà lo stampo del corpino è lo stesso che hai già visto in precedenza in questo modello, in questo numero. Dunque, questo ti fa capire come potenzialmente puoi prendere il corpetto, prendere poi la gonna a ruota del modello che avevamo visto con le righe, quello che ti avevo mostrato prima qui indietro, vediamo se riesco a prendertelo, eccolo qui. Potresti prendere questa gonna a ruota dell'abito 110, questo corpetto e hai creato il tuo nuovo abito, ma assolutamente tessuti leggeri. Lo stesso pattern del quale prima ti avevo proposto di fare poi il coprisole, il prendisole, eccolo qui, è la tunica 105. Tunica 105 con le maniche. Se tu invece ci togli la manica, ottieni un perfetto prendisole da utilizzare per la stagione estiva. Molto bello il fatto che abbia le asoline fatte di tessuto. Trovo che sia un dettaglio molto sciccoso e molto raffinato. La gonna che avevamo visto lunga all'inizio dello sfoglio della rivista, ti ricordi la gonna bianca con le righe orizzontali che ti ho detto fai tutto quello che vuoi purché tu metta le righe verticali?
Eccolo qui, vedi come la riga verticale slancia molto di più la figura? E puoi applicare una riga orizzontale, magari perché no, sulla bordura finale del progetto. Viene riproposto anche il gilet 101A che abbiamo visto prima, sempre in tessuti comunque un attimino sostenuti e ancor meglio se foderati. Non rientra nel mio stile, per cui non mi ci soffermo particolarmente. Maschietti, cari miei cuci amici, finalmente posso dirvi che c'è pane per i vostri denti, perché all'interno di questo sfoglio della rivista Burda di giugno 2022 c'è la moda uomo. Abbiamo la camicia 136 nelle taglie 46-54, bella, comoda, morbida, in lino, in cotone, con una lista bottonatura che non arriva fino in fondo e dunque rende questo progetto estivo, bello, piacevole. Veramente bella, 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 non c'è niente da dire. E la si può anche completare nel guardaroba con la versione 135, con questo bavero di colore a contrasto o anche non a contrasto, che in realtà ti permette di lavorare un outfit anche per la moda in estate, che ti permetta di essere comunque elegantino e a modo, perché un uomo in camicia anche al mare per me ha sempre voto 10 su 10. Puoi usare un paio di shorts, ti concedo le Birkenstock solo perché è estate, altrimenti ti suggerirei il mocassino Forever and Ever, ma pantalone lungo o corto, una Birkenstock e comunque meglio se un mocassino e una camicia, sei sempre in ordine, sei sempre un gentleman. Pertanto tessuti leggeri, fliseline leggere nei colli, fliseline leggere nei polsini e sei a cavallo. L'esperienza uomo è finita qui. Cari cuci amici, 2 modelli avete, accontentatevi perché è da una cifra che non escono modelli per l'uomo. Abbiamo il servizio della moda curvy. Il modello 128 lo promuovo per la gonna e ti propongo di spezzarlo, perché anche in questo caso se spezzi il punto vita hai una gonna fatta di 2 balze, la principale e poi quella inferiore. Tieni solo il cinturino, ottieni così un prodotto spezzato, mentre il cartamodello sopra semplicemente lo porti più dritto e ottieni la sorta di top con vaschina. Anche questa è una bella soluzione che in realtà, se noti bene, è riproposta qui, perché la blusa 126 altro non è che la versione del cartamodello 128 ad abito proposto in variante solo blusa, per cui noti come in questo numero di Burda ci sono davvero tantissime assonanze con i modelli spezzati. E come inizialmente avevamo visto la gonna bianca per le linee regolari, qui abbiamo la gonna curvy con una lista bottonatura davanti, un cinturino appena accennato. Ecco, unica cosa ti dico, non farla a quadri, non farla a righe, non farla a rombi, come hanno scelto qui, perché insacca la figura e soprattutto non farla a 7 ottavi, perché ti insacca ancora di più. Cioè, scegli, o la fai lunga la caviglia o la fai appena sotto il ginocchio. Ma questa lunghezza per una gonna così non ci sta. Che mi piace invece molto è la tuta 124 perché ha un elastichino in vita, è bella sagomata il giusto, ha un look molto business, molto chic anche per quando si sta in vacanza, il taglio camicia vince sempre su tutto, perché comunque è un outfit che con un mocassino, con un sandalo, con una ballerina, con una scarpa col tacco la vince sempre e mi piace particolarmente anche la t-shirt 130 perché ha lo scollo a V adeguatamente accuratamente fliselinabile e la manica che in realtà è una sorta di manica a pipistrello per cui cascante non hai il classico giromanica e hai questo voile che se ti fai furbo o furba e cuci doppio, cioè lo cuci doppio nel bordo esterno, hai già l'orlo del voile rifinito, poi il voile lo cuci in doppio nell'esterno, richiudi la parte di margine di cucitura che resta aperta, la cuci nella manichetta, tu hai il voile perfettamente rifinito senza avere a casa la tagliacuci e hai già perfettamente rifinito un margine. Consiglio interessante, vero? Lo stesso modello che abbiamo visto in lungo qui lo vediamo in corto, per cui la variante non è assolutamente nessun'altra e la stessa camicia che qui, o meglio jumpsuit, che qui abbiamo visto con il colletto, qui la vediamo senza colletto liscia. Fine, c'è da aggiungere altro. Molto bella però da lavorarsi anche in jersey di cotone, in jersey di viscosa, perché allora puoi lavorare il prodotto anche più aderente in prossimità dei fianchi. Ed eccola qui, vedi che la gonna presentata in tinta unita ha tutto un altro effetto, è la stessa gonna che invece qui vedi presentata a quadri.
quindi torna al concetto che talvolta less is more. E questa gonna molto bella se vai a fleselinare tutta la lista botonatura. Beach Boys, moda dedicata alle bambine e ai bambini in altezza da 98 cm a 122 cm. Pantaloncini e t-shirt da realizzarsi in tagliacuci e in macchina per cucire in tessuti leggeri. La variante, questa è anche un po' più da femminuccia volendo, comunque insomma può essere un po' più unisex, mentre variante un po' più maschietto, la camicia uguale al modello da uomo adulto e le bermuda fantastiche. Il mio nipote deve avere queste bermuda con questa tasca particolare e onestamente ti dico anche di questo colore, perché sono veramente una scelta molto ma molto carina. E nella parte finale della rivista ci sono i focus, per cui lo scollo all'americana, come noi abbiamo visto nel blog quando abbiamo imparato a cucire lo scollo all'americana. Poi ti mostrano la lavorazione dello scollo a V che tu puoi imparare a realizzare attraverso il corso di scollature perfette che trovi direttamente in Academy. E poi la rivista chiude fondamentalmente il numero e ti dà il suo saluto fondamentalmente per la nuova insomma, edizione della rivista del mese successivo. Abbiamo infatti visto come sfogliare fondamentalmente il Burda Style di giugno 2022. Bene cuci amiche e cuci amici, vi ringrazio di cuore per aver condiviso con me questo video. Se ti è piaciuto clicca un like, iscriviti al canale, puoi anche cliccare sul nuovo super grazie che c'è attivato su YouTube e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio sartoriale, la tua socialista di fiducia Sara Poiese.